Hai scelto uno sfondo in tema con i tuoi pantaloncini? Bello, vero? Palme e verdure dietro. Comunque ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vogliamo parlare di come stanno andando questi più di 120 giorni bloccati in Messico. Faremo tutto un bel riassunto di quello che è successo, di quello che succederà, delle nostre paure, ansie, aspettative, alti, bassi, tutto quanto. Però prima facciamo un mini passo indietro e giro la telecamera verso Angela, perché noi siamo Paolo E Angela, ciao ragazzi! Allora, per chi non ci conoscesse, noi siamo Beyond the Trip e siamo in viaggio dal gennaio 2018. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, se magari ci vedete per la prima volta, iscrivetevi al canale, basta fare un clic qui sotto e vi iscrivete al nostro canale dove trovate un sacco di video su tutti i paesi che abbiamo visitato finora. Comunque in questo video invece vi raccontiamo un po' di cosa vuol dire stare qui bloccati, perché è vero, siamo bloccati ma siamo in un posto pazzesco perché siamo in Messico. Come siamo finiti in questa parte del mondo? Allora, il nostro è un viaggio che è iniziato 2 anni e mezzo fa, è un viaggio molto lento che abbiamo fatto sempre usando i mezzi pubblici o comunque voli a corto raggio, quindi low cost. Abbiamo prima visitato tutta l'Asia e poi ci siamo spostati da questa parte del mondo, quindi il nostro viaggio si è trasformato nel durante ed è diventato un giro del mondo che ci ha portato appunto a trovarci qui in questo periodo molto delicato. Ma ragazzi, adesso guardiamo un attimo insieme la mappa con tutte le tappe che abbiamo percorso fino adesso, perché non ci crediamo neanche noi di aver fatto tutti questi chilometri. Biglietto sull'andata per la Malesia, per poi esplorare tutto il sud-est asiatico, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Sumatra in Indonesia, per poi volare in India dove siamo stati 6 mesi, in Nepal e poi Taiwan, Corea del Sud e Giappone, un'Asia completamente diversa. Da lì è iniziato il nostro capitolo americano con le Hawaii, gli Stati Uniti e ora il Messico. Come siamo arrivati a Playa del Carmen, che è dove ci troviamo ora, però è tutta un'altra storia. Quando è iniziata l'emergenza coronavirus in Italia, noi ci trovavamo a San Cristobal de las Casas, sui monti del Chiapas. Il Chiapas è uno degli stati messicani che ci sono più piaciuti, perché è uno di quelli più autentici, tradizionali, dove ci sono ancora antichi rituali che risalgono addirittura a prima della colonizzazione spagnola. Stiamo passando dal mercato di San Cristobal, quello centrale, molto autentico. Qui vengono da tutti i paesi vicini, dalla zona del Chiapas, della regione del Chiapas, e vengono a vendere la loro merce, quindi animali, verdura, frutta, tutti che più ne abbiano meglio. A San Cristobal siamo stati quasi un mese ed è lì che cominciava la quarantena italiana. Qui invece la situazione era ancora piuttosto tranquilla e il virus era visto come una cosa molto lontana, quindi la vita scorreva normalmente. Noi da San Cristobal poi ci siamo spostati sempre con i combi, cioè i minivan condivisi, a prima Palenque e poi a Bacalar. Bacalar, se seguite, la conoscete benissimo, nel senso che proprio abbiamo fatto lì buona parte della quarantena, anzi ben 3 mesi di quarantena, e vi abbiamo fatto vedere tutto ciò che potevamo farvi vedere, anche la laguna verso la fine siamo riusciti un attimo a intrufolarci e mostrarvela. Finalmente siamo arrivati alla laguna, ragazzi! Finalmente! Praticamente abitiamo a 200 metri da qua, ma è la seconda o terza volta che veniamo negli ultimi 3 mesi. 4 mesi.
A Bacalar noi eravamo un po' come in una bolla, perché in realtà nel paesino non cambiava niente, cioè tutto andava avanti tranquillamente, soprattutto all'inizio, mentre noi eravamo già con la testa all'Italia e quindi ci eravamo già chiusi in questa sorta di quarantena insieme alle altre persone che c'erano in quel momento in ostello con noi. Da lì è iniziato un po' tutto, una fase un po' particolare per noi, che eravamo in viaggio da tanto tempo, quindi abituati a spostarci spesso, sempre, continuamente. Ci siamo ritrovati a doverci fermare di colpo senza sapere soprattutto per quanto tempo. Quindi all'inizio l'abbiamo presa un po' come una pausa, diciamo, un modo per ricaricare le batterie, per pensare a nuovi progetti. Poi però la cosa si faceva molto lunga e anche psicologicamente è diventato pesante. Poi ovviamente noi avevamo questa connessione fortissima con l'Italia. Dove siamo stati a Bacalar? Siamo stati in un ostello dove abbiamo lavorato in cambio di 2 letti. Questo cavallino vive proprio di fronte all'ostello dove stiamo vivendo. Una bella casa alta, questi fiori, colore stupendo, bellissimo. Sono le 10, abbiamo fatto colazione, siamo messi qui a raccogliere le foglie. Eccola al lavoro. Intanto spiegaci Cosa sto facendo? i trucchi del mestiere. Niente, svitare il tubo e pulirlo. Questo è il trucco del mestiere. La versione di Paolo Muratore. Poi il pomeriggio passa sulla maca tra un video da montare, questa bellissima atmosfera, Angela che scrive e non possiamo dire cosa sta scrivendo, è top secret. Poi leggo anche. Quindi niente, un paio d'ore passano così, non male però, Un ostello bellissimo in mezzo alla natura, dove siamo stati con delle persone fantastiche e abbiamo avuto la fortuna di avere pochissime spese, giusto proprio quello che si spendeva per mangiare e poco altro. È però successa una cosa abbastanza pesante proprio in questo ostello, siamo stati derubati di notte mentre dormivamo e ci hanno portato via 2 cellulari, un tablet, soldi e delle carte. Questa qui è stata una botta veramente tremenda, era la prima volta che ci succedeva in assoluto in questo viaggio di essere derubati. Poi vabbè, ne siamo usciti col tempo e anche grazie all'affetto di tantissimi di voi e il vostro sostegno. All'inizio siamo stati molto bene, ci divertivamo un sacco tra la natura, abbiamo anche conosciuto il piccolo Blanchito che è diventato proprio una parte della famiglia. Il Blanchito ha un sacco paura dell'acqua. No, che strano! Bravo Blanchi! Oh, non fare quella faccia, dai! Sì, è solo acqua, è solo acqua. Vieni qua. Vieni qua. Bravo! Puzzi tantissimo. Patatino! Qualcosa bisogna... Che antizecche, Blanchito. Amore, una linguetta! Che stai facendo? Appena lavato! Guardate, questi qua sono i dati del coronavirus in Messico. Dal 29 febbraio, con il primo caso, siamo arrivati a ieri, 6 aprile, a 2439 casi. Sono le 4 di pomeriggio e per la prima volta da quando siamo qua tutto è veramente chiuso. Il tempo passava e qui le cose non si muovevano, rimaneva tutto immobile, mentre in Italia la situazione iniziava a riprendersi, noi eravamo ancora fermi e Bacalar è iniziato a diventare un po' una gabbia, ci sentivamo soffocati lì in quella immobilità, senza poter fare niente. Arriviamo adesso alla seconda parte di questo isolamento messicano, che è qui a Playa del Carmen. Comunque direi che ci stiamo proprio riprendendo dai 3 mesi di quarantena a Bacalar. Eh beh,
Cenote, Mar dei Caraibi. Cenote, Mar dei Caraibi. Cenote. Paradiso, le palme, il sole, la spiaggia bianca, cioè ti fa quasi dimenticare un po' la situazione che stiamo vivendo, no? È un po' assurdo, sembra che qui non succeda niente. Qui a Playa del Carmen è cambiato tutto, nel senso che è una città molto più grande, viva, trafficata, era esattamente ciò di cui avevamo bisogno dopo i 3 mesi a Bacalar nel paese tranquillissimo. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Stiamo trovando cose che non trovavamo da mesi nel paesino, ci stiamo passando qualche viccetto, Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Sicuramente qui ci sono più problemi dal punto di vista del coronavirus, ma comunque i numeri rimangono abbastanza bassi. C'è da ricordare che la questione coronavirus in Messico è concentrata particolarmente in alcune zone, soprattutto a Città del Messico, quindi nel resto del Messico i numeri sono nettamente più bassi. Quindi nonostante noi ci fossimo spostati in una cittadina più grande, comunque i numeri non sono altissimi e chiaramente bisogna stare attenti, seguire sempre tutte le regole, ma si può anche vivere tranquillamente una vita quasi normale. Siamo passati da quella che a Bacalar era diventata un po' una routine fatta di colazioni presto sulla terrazza, raccogliere le foglie delle piante, fare la spesa una persona per tutti una volta alla settimana. Era diventata, diciamo, c'erano delle regole che erano basate sulla convivenza con altre persone. A qui a Playa del Carmen, dove ci ritroviamo a vivere da soli, quindi siamo un po' più liberi da questo punto di vista di gestire le nostre giornate e i nostri tempi. E per questa libertà dobbiamo ringraziare assolutamente Patrizia e Cinzia che ci stanno ospitando qui a Playa del Carmen, dove siamo in questo appartamento bellissimo, stiamo molto molto bene e siamo a 2 passi dal centro e dalla spiaggia. Playa del Carmen, non dimentichiamocelo, siamo alla playa, siamo al mare, siamo ai Caraibi e di questo siamo contentissimi e cerchiamo di godercelo al massimo, nonostante tutto, nonostante ogni tanto le spiagge vengano chiuse, nonostante non ci si possa muovere molto facilmente, ovviamente sempre per le stesse ragioni, però abbiamo avuto modo di vedere già delle cose bellissime e abbiamo nuotato con le tartarughe, abbiamo visto cose pazzesche e un mare veramente incredibile. La situazione comunque non è rose e fiori perché noi rimaniamo comunque confinati nel Quintana Roo, che è lo stato dove siamo adesso, perché qui ci sono restrizioni minori rispetto a quelle che ci sono negli stati vicino a noi, quindi non è possibile visitare che per esempio lo Yucatan per motivazioni turistiche. Tutti gli altri stati, intendo nazioni vicine al Messico, quindi Belize, Guatemala, Colombia o qualsiasi altra nazione del centro del Sud America, in questo momento hanno comunque i confini chiusi, quindi noi rimaniamo ancora in Messico, non sappiamo fino a quando e con un visto al momento scaduto che, come sapete, stiamo aspettando. Quindi la situazione è questa, noi siamo ancora bloccati in Messico, chissà per quanto. Abbiamo parlato un po' degli aspetti negativi di questa situazione, ma ci sono degli aspetti super positivi del fatto che ci troviamo qui. Prima di tutto le persone, perché i messicani sono probabilmente la popolazione più gentile, sorridente e ospitale che abbiamo trovato nel nostro viaggio. Ci troviamo davvero benissimo qui da questo punto di vista e c'è anche un approccio diverso qui alla situazione della pandemia. Diciamo non ci sono state delle restrizioni così pesanti in generale in tutto il paese, non c'è stato un lockdown molto forte, quindi una situazione
situazione che è stata gestita in modo completamente diverso. Non sappiamo se sia il modo giusto o sbagliato. E arriviamo adesso al titolo del video, che in realtà non è proprio corretto, perché è vero, siamo confinati ma non in un paradiso, ma bensì in due paradisi. Primo la piccola Bacalar con la sua laguna dai 7 colori spettacolare, e poi adesso comunque Playa del Carmen, che ci troviamo sulla costa dei Caraibi, che è uno dei mari più belli di quelli che abbiamo mai visto. È per tutti questi aspetti positivi che comunque siamo rimasti in Messico, anche se l'idea di tornare in Italia ci è girata nella testa un sacco di volte. Ma tra gli alti e i bassi che abbiamo passato in questa quarantena, anche i momenti abbastanza difficili, abbiamo ragionato su che cosa fosse meglio da fare in questo momento, sul fatto che questo non è un viaggio, ma è una scelta di vita. Noi non vogliamo viaggiare per 1 anno o 2, noi vorremmo che il viaggio diventasse la nostra vita, da qui a 10, 20, magari 30 anni, chi lo sa, a tempo indeterminato. E quindi abbiamo cominciato a vedere questa pausa, questa lunga pausa, semplicemente come un piccolo capitolo di questo grande viaggio. Probabilmente se ci seguite da tanto vi chiederete anche il motivo di questo video, ma ci sembrava giusto fare un po' il punto dopo 120 giorni che siamo appunto in questa situazione particolare. È un po' una sorta di riassunto per ripartire da qui e andare avanti a raccontare appunto la nostra vita, la nostra avventura in viaggio. Noi vi ringraziamo come sempre per aver visto il video fino in fondo, vi chiediamo, se volete, di iscrivervi al canale, di darci un like, di condividere magari il video per farlo conoscere a quante più persone possibile. Sono molto serio oggi rispetto alle ultime volte. Vabbè, infatti strano. Non stiamo neanche mangiando in questo video, il che è ancora più strano. Aspetta, adesso vediamo se nel montaggio riusciamo a infilare qualche... Capito? Che avevo fame però. Questa invece è la quesadilla col pollo. Oddio, ho scoperto qualcosa. Oddio, è buonissimo. Scarpetta versione messicana con la tortiglia sarotolata. Bene ragazzi, qua intanto è cominciato a piovere. Noi vi salutiamo, grazie mille e ci vediamo alla prossima. Ragazzi. Tanti Ciao. baci, ciao! Sono appena uscite le nostre maglie targate Beyond the Trip. Ci sono tantissimi colori, modelli, fantasie, poi ci sono anche le borracce, i telimare, le infradito, c'è un po' di tutto. Vi lasciamo in descrizione il link al sito dove trovate tutte le informazioni sui costi, sulle spedizioni, le taglie disponibili, i colori disponibili. Se però doveste avere delle domande, dei dubbi, scriveteci pure nei commenti, rispondiamo a tutti e fateci anche sapere cosa ne pensate, perché ci abbiamo lavorato molto a questo progetto e ci fa piacere sapere la vostra opinione. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando.